Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra mini moto Sega, questa è della Bulla, modello con lama da 8 pollici, 800 watt dichiarati, viene venduta con due batterie da 4 Ah, motore brushless. Sembra una buona moto Sega perché su Amazon ha delle buone recensioni, più di 550 recensioni positive, tra l'altro non costa nemmeno tantissimo considerando la dotazione doppia lama, doppia spada, doppia batteria, motore brushless, oleatore automatico direttamente con il serbatoio sul corpo della macchina e costa 69,99 €, ma spero di farmi lasciare anche un codice di sconto per farvela pagare ancora di meno, chissà. Guardate qua giù, cliccate sul link, se c'è il codice di sconto risparmierete ancora un po'. Ora però tagliamo dei rami di ulivo un pochettino tostarelli e vediamo come si comporta questa mini moto Sega. E allora, innanzitutto viene venduto all'interno di questo cartone, troviamo l'illustrazione e delle indicazioni sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, ma a noi interessa vedere la moto Sega. Buttiamo il cartone per terra. Mi interessa vedere la motosega e la sua valigetta in plastica rigida, non rigidissima ma adatta a proteggere il prodotto. Sulla parte alta c'è il manuale di istruzione scritto anche in italiano con tutte le indicazioni anche per la sostituzione della catena, che la fanno anche da 6 pollici, quindi troviamo l'immagine anche dell'altro modello, indicazioni sulla batteria e così via. Ma guardiamo adesso il prodotto e gli accessori. Innanzitutto un piccolo cacciavite di cortesia sulla parte alta della valigetta che non è fatta con materiali pregiati anche per quanto riguarda le cerniere, vedete qua è in plastica, anche le chiusure sono in plastica leggera, comunque proteggono il prodotto. Mettiamolo un attimino da parte, vi faccio vedere il resto del contenuto all'interno della confezione. Due batterie da 4 Ah, una l'ho già caricata, comunque arrivano cariche. C'è il LED anche per consultare il livello di carica rimanente. Questa è la seconda batteria, l'altra spada. Abbiamo anche questa coroncina, quindi questo pignoncino che gira e accompagna la rotazione della catena per evitare usure e bloccaggi vari. Questi sono due guanti per fare giardinaggio, la lama di ricambio e questo è l'alimentatore per caricare le batterie, che non è velocissimo in realtà perché da 1,5 Ah e si inserisce all'interno di questo foro, quindi il jack va inserito da questa parte. Poi c'è il LED nella parte superiore che è rosso durante la fase di ricarica e diventa verde quando la batteria sarà carica al massimo. Adesso però guardiamo la moto Sega. Allora abbiamo questa protezione sulla parte alta che ovviamente durante il taglio si solleverà, ma soprattutto proteggerà noi. Continuando sulla parte alta c'è il tappo del serbatoio, questa è la pompetta, da questa parte abbiamo questa zigrinatura che non è tanto pronunciata, questo invece è il sistema di trazione della catena che adesso vi farò vedere e il tastino di accensione. Vicino al tastino di accensione come vedete c'è un altro tasto con un lucchetto. Se io provo a premere in questo modo non va a fondo, in quest'altro modo invece va a fondo e permette di azionarlo ed è ambidestro, quindi sia da questo lato che da questo lato. Qua abbiamo l'indicazione della quantità di olio all'interno del serbatoio, adesso è pieno al massimo quindi lo vedete scuro, però si vede il livello che ha raggiunto l'olio per poterlo rabboccare. Vi faccio vedere quindi la regolazione della catena. Allora in questo modo noi liberiamo tutto il sistema e con quest'altro pomello invece come vedete ho allentato la catena. Girando in questo modo si mette in trazione, si alloggia e abbiamo la possibilità quindi di dare la corretta tensione alla catena, perché come sapete poi surriscalda. Se voi regolate la tensione e iniziate a fare dei tagli, surriscaldandosi c'è bisogno di dare ancora qualche click e anche il sistema click ci permette di essere molto più precisi. Da questa parte abbiamo invece l'alloggiamento del motore. Allora mi è piaciuto il fatto che il motore abbia tanto spazio, si vede che all'interno il motore arriva fino a qua, abbiamo la ventolina per il raffreddamento, però il vano del motore è molto più grande. Mi ha fatto piacere perché così l'aria circola meglio, si raffredda meglio, non è tutto costretto in uno spazio appunto che stringe il motore. Magari l'avevano progettato diversamente, ma a noi interessa il fatto che eventualmente funzioni e che funzioni bene. Quindi mettiamo la batteria. Mi raccomando, la batteria mettetela sempre quando siete pronti per tagliare o siete consapevoli che state avviando la motosega, soprattutto quando la lama è così grande perché nei movimenti è più facile farsi del male. Quindi la premo e sentiamo il rumore del motore. Ovviamente uscirà un pochettino di olio perché già ho messo l'olio, metto il manuale di istruzioni per evitare di sporcarmi, quindi l'avvio. Ok, sentite, non è proprio silenziosissima, queste sono le goccioline di olio che si sono accumulate sul libretto di istruzioni, quindi effettivamente l'oleatore funziona, però mi è piaciuto il fatto che si avvii in modo dolce, non ha quello strattone, quindi non parte a razzo, non è un soft start, però comunque parte con dolcezza, ma ha una sorta di quick stop, quindi si blocca immediatamente quando noi rilasciamo il tastino. Vedete?
Se per una ragione qualunque dobbiamo fermarci, quando rilasciamo il tastino immediatamente smetterà di ruotare. Da questa parte c'è il foro per l'espulsione di tutti i trucioli durante il taglio, l'impugnatura è la solita di questi utensili, è ergonomica, effettivamente si impugna bene, e questa ovviamente è la protezione per evitare che il tastino venga premuto involontariamente, perché essendo un attrezzo pericoloso, se parte involontariamente ci si fa male. Anche se la combinazione di pressione di questo tasto e di questo tasto involontariamente è difficile, però comunque è una cosa apprezzata. Ora cosa facciamo? Mettiamo alcuni pezzi di ramo di ulivo secchi, belli duri, difficili da tagliare, e vediamo come si comporta. Allora, questo avrà un diametro di su per giù, siamo a 7 cm, poi utilizzerò anche un tronco un pochettino più grande, quindi avviamo. Ok, la prima fettina l'ha fatta benissimo, facciamone tanti e tenete il conto voi, vabbè, eventualmente lo scrivo in sovraimpressione per vedere quanti riusciamo a farne di seguito e anche quanto si scarica la batteria, che adesso è carica al massimo. Quindi procedo con tutti i tagli che riesco a fare. Va bene ragazzi, abbiamo capito che tutti questi tagli riesce a farli, se considerate che ogni taglio corrisponde a un ramo di un albero, praticamente ho spogliato completamente un albero, si è perfettamente liberato da tutti i trucioli, guardate, ha formato qua tutta questa montagna di trucioli senza andare in difficoltà. Guardiamo la batteria nel frattempo, ancora indica il massimo della carica, ma io voglio provare a tagliare anche quest'altro tronco che sarà 10-12 cm circa di diametro. Vediamo come va con questo, perché è secco e duro, quindi in teoria è come se stessimo tagliando qualcosa di molto più grosso. Quindi inizio e vediamo in questo caso se va bene, se si comporta allo stesso modo oppure se va in difficoltà. Considerate che è davvero durissimo da tagliare. Io questi tronchi me li faccio dare da un amico appositamente perché poi io li lavoro con l'incisore laser, quindi li taglio con un'altra motosega simile e quindi con tutti i dischetti poi ottengo questi cerchietti e riesco a fare delle belle incisioni. Ovviamente devono essere tagliati bene e in questo caso insomma sono messo un po' scomodo, solitamente non lavoro così. Va bene, procediamo però e vediamo l'utente. Allora, è davvero durissimo ragazzi, è duro, stagionato da morire. È una pietra, non è più un ramo di ulivo, ma noi vogliamo vedere quanto questa motosega riesce a darci. Dai, continuiamo. Ok, anche questo è riuscito a tagliarlo. Qua c'è questo nodo, quindi è più duro. Proviamo da quest'altra parte che è un pochettino più regolare. Ok, qua è andato molto meglio. Ok, va giù come il burro in questo caso, sono io che vado lentamente perché ho paura che mi parta tutto, però sta andando benissimo, la lama si è surriscaldata ulteriormente, quindi regoliamola, vedete, in questo caso così non va bene, va bene. Va bene ragazzi, a me sembra che stia andando davvero in modo eccellente, facciamo l'ultimo. Ok, ragazzi.
Non so se avete contato i pezzi, eventualmente lo metto in sovraimpressione, qualcosina, perché ho visto che solo la ripresa dei tagli sta durando circa 10 minuti, eventualmente la metto in modo accelerato, però volevo farvi vedere che se voi la utilizzate per potare, ovviamente non potrete mai dei rami così stagionati e così duri, quelli verdi sono più facili da tagliare, ma se lo volete utilizzare all'interno del laboratorio per tagliare un po' di legno, per esempio legno di abete, oppure tagliare qualche bancale per smaltirlo e così via, vediamo come va con legno normale. Proviamo a tagliare questo pezzettino di abete. Lo macina in un attimo senza difficoltà. Vabbè, è difficile da tenere, non voglio rischiare, non voglio fare cose poco sicure. Prendiamo un altro pezzo, un pochettino più grosso, e vediamo in questo caso se riesce a tagliarlo. Allora, questo è abbastanza grosso, riesco a tenerlo bene, ed è effettivamente grande. Questo è da 10x10, anche se qua manca un angolino, ma va bene, è la stessa cosa. Facciamo un'altra prova. Va bene, dai, riesce a funzionare, non dà nessun problema. Solo in quest'ultimo taglio ha tentennato un attimo nella velocità. Guardiamo, la batteria ancora indica il massimo, ma d'altra parte non sono tantissimi tagli. Il motore brushless, e vediamo il surriscaldamento. Allora, si è surriscaldata, ma pochissima, poco più della temperatura della mia mano. Assolutamente non è per niente calda. La batteria allo stesso modo, quindi tutte e due si sono surriscaldate allo stesso modo, e non ritengo che sia un surriscaldamento ma un normale calore di utilizzo. Per il resto, ragazzi, libera, senza nessun truciolo accumulato. Adesso che abbiamo finito, abbiamo rimosso la batteria, voglio vedere pure come è fatta all'interno. Ok, qua ci sono un minimo di trucioli, però qua abbiamo metallo, tutto metallo. Ecco, questo mi sta piacendo tantissimo perché non abbiamo parti in plastica che si usurano. Tutto scorre, come vi ho fatto vedere poco fa, lungo la spada, ma poi ovviamente abbiamo questo sistema qua nella parte anteriore, e quindi per me va benissimo. È una piccola motosega che costa poco, però sembra che sia fatta bene, obiettivamente non c'è nulla da ridire. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa mini motosega della Bulla? Come avete visto, è riuscito a fare tutti questi tagli che ancora non ho conteggiato, perché li conteggerò poi durante il montaggio video, e come vi ho detto li avete visti nel video. Io ancora non li conosco, però per quanto riguarda il prodotto è riuscito a tagliare bene, o meglio, fa quello che dichiara. Quindi serve per potare, ed è una motosega che mi ha permesso di potare dei rami secchi. Avete mai visto qualcuno che pota i rami secchi? Beh, eccolo, sono io. Quindi se pensate che queste prestazioni, questo sistema per poter regolare la tensione della catena, il fatto che sia in metallo, che ci sia il sistema per lubrificare la catena e tutto il resto, nonché motore brushless, 2 batterie a questa cifra, e pensate che le prestazioni possano andare bene per voi, allora cliccate qua giù nel link. A me è piaciuto obiettivamente. Non sono un professionista, avevo degli alberi che ho fatto rimuovere e con le altre le potavo molto spesso. Questa non ho avuto modo di provarla, le prime prove le ho fatte con voi, quindi abbiamo le stesse idee. Quello che avete visto voi è quello che ho visto io, con la differenza che io ho avuto anche un feedback nel tenerla in mano. Mi piace il bilanciamento, insomma, diciamo è andata bene. Però sarete voi a decidere cosa fare, se acquistarla, e controllare qua giù se c'è un codice di sconto per risparmiare qualcosina. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito a cliccare qua giù sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti, e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!